I Guns N' Roses sono stati uno dei gruppi più influenti della storia del rock. Con la loro musica cruda e potente hanno dominato la scena musicale degli anni 80 e 90, lasciando un'impronta indelebile nella cultura popolare. La loro storia è stata segnata da alti e bassi, scandali e controversie, ma anche da successi straordinari e momenti di grande creatività. In questo viaggio all'interno del mondo, Guns ripercorreremo le tappe fondamentali della loro vita attraverso del materiale inedito. Dalla nascita della band ai primi anni di attività, dal successo del primo album Appetite for Destruction alla vita personale dei membri del gruppo. Dagli scandali che hanno segnato la carriera dei Guns N' Roses all'evoluzione musicale della band e, ovviamente, il loro impatto culturale nella storia del rock. I Guns N' Roses nacquero a Los Angeles nel 1985 dall'unione tra Axl Rose / Izzy Stradlin, Duff McKagan e Steven Adler. Ognuno di loro portò alla band una personalità unica e una particolare abilità musicale che contribuì al suono distintivo della band. Axl Rose, il frontman della band, fu uno dei suoi membri più controversi e carismatici. Con la sua voce potente e la sua presenza scenica magnetica, divenne uno dei più iconici cantanti rock della storia. Slash, con il suo stile chitarristico virtuoso e le sue melodie indimenticabili, fu, invece, uno dei principali autori delle canzoni della band. Izzy Stradlin, il chitarrista ritmico della band, fu un importante compositore di canzoni. Il suo stile blues e country diede al suono dei Guns N' Roses una sensibilità unica. Duff McKagan, il bassista, fu anch'egli un importante autore di canzoni, mentre Steven Adler definì con la sua batteria il suono della band nei primi anni. Tuttavia, nonostante la loro immensa creatività e abilità musicale, i membri fondatori dei Guns N' Roses ebbero non poche difficoltà a lavorare insieme a causa di divergenze creative e personali. Questi conflitti furono alla base poi di numerosi cambiamenti di formazione nel corso degli anni. Sin subito dopo la creazione del gruppo, la band attirò l'attenzione della scena musicale locale grazie al loro suono unico che combinava elementi di hard rock, punk e blues. Nel 1986 firmarono un contratto con la Geffen Records e pubblicarono il loro primo EP intitolato Live, Like a Suicide. Tuttavia, fu il primo album in studio, Appetite for Destruction, del 1987, che li portò alla notorietà. L'album divenne uno dei più venduti della storia della musica rock, con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, grazie al successo di brani come Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine e Paradise City. Uno dei fattori chiave del successo dell'album fu la sua natura autentica e provocatoria. Con le sue canzoni sulla vita delle strade di Los Angeles, l'album catturò l'attenzione di una generazione di giovani che cercavano qualcosa di nuovo e autentico nella musica rock. Inoltre, la combinazione di hard rock, punk e blues del suono dei Guns N' Roses fece sì che l'album si distinguesse dagli altri lavori del periodo. Un altro fattore importante per il successo dell'album fu il carisma della band. Con Axl Rose come frontman carismatico e Slash come chitarrista virtuoso, i Guns N' Roses catturano l'immaginazione dei fan con le loro esibizioni dal vivo, adrenaliniche e spesso turbolente. Inoltre, l'unicità della loro immagine, con i membri vestiti con abiti in pelle nera, bandane e occhiali da sole, contribuì a creare anche un'iconografia distintiva per la band. In sostanza, il successo del primo album dei Guns N' Roses, Appetite for Destruction, fu dovuto alla sua natura autentica e provocatoria, alla combinazione innovativa di diversi generi musicali e al carisma della band. L'album consolidò la reputazione dei Guns N' Roses come una delle band più importanti degli anni '80 e gettò le basi per il loro futuro successo. Tuttavia, subito dopo il successo iniziale, si presentarono numerosi problemi lungo la strada. La loro musica cruda e provocatoria li rese oggetto di critiche e polemiche, mentre le loro esibizioni spesso turbolente causarono incidenti e problemi con le autorità locali. La vita personale dei membri dei Guns N' Roses è stata spesso oggetto di grande attenzione da parte dei media. La band era nota per lo stile di vita sregolato e per i comportamenti spesso eccessivi. Ciò nonostante alcuni membri della band ebbero anche relazioni significative con altri artisti del mondo dello spettacolo.
Axl Rose, in particolare, viene tuttora ricordato per le sue relazioni tumultuose con alcune delle donne più belle e famose del mondo dello spettacolo. Ebbe in particolare una relazione con Stephanie Seymour, supermodella degli anni 90 che ispirò molte delle sue canzoni, oltre a una breve relazione con Sharon Stone. Slash, dal canto suo, ebbe una relazione a lungo termine con la modella e attrice Perla Ferrar. La coppia si sposò nel 2001 e ebbe 2 figli insieme prima di divorziare nel 2018. Le relazioni dei membri dei Guns N' Roses con il mondo dello spettacolo non si limitarono però alle vite amorose. La band collaborò infatti con molti altri artisti, tra cui Elton John, Michael Monroe e Alice Cooper. Inoltre, furono frequentemente associati a figure come Motley Crue e Steven Tyler degli Aerosmith. La carriera dei Guns fu spesso segnata anche da controversie e scandali. Uno dei più noti fu quello legato al video musicale di One in a Million, una canzone dell'album GNR Lies. Il testo della canzone venne considerato offensivo per la comunità LGBTQ+, e per alcune minoranze etniche. Infatti, Axl Rose utilizzò termini razzisti nel testo della canzone che hanno causato un'ondata di indignazione da parte del pubblico. Oltre a quelli esterni, la band ebbe numerosi conflitti interni tra i membri che portarono a frequenti cambiamenti di formazione. Nel 1990, Steven Adler venne allontanato dalla band a causa dei suoi problemi con la droga, mentre nel 1991 Izzy Stradlin lasciò il gruppo a causa delle tensioni creative con Axl Rose. Questo portò inevitabilmente alla necessità di trovare nuovi membri per la band. Questi cambiamenti portarono i Guns N' Roses alla sperimentazione di diversi stili musicali. Dopo il successo del loro primo album, la band iniziò quindi ad aprirsi a nuovi suoni e ad aggiungere elementi di diversi generi alla loro musica, con l'album Use Your Illusion Eye e Use Your Illusion. Pubblicati nel 1991, i Guns N' Roses espansero il loro suono incorporando elementi di rock progressivo, blues e persino musica orchestrale. Furono proprio questi album a far esplodere la tensione tra i membri della band, con frequenti conflitti che portarono alla fine di alcune delle relazioni più importanti. Dopo il rilascio degli album The Spaghetti Incident del 1993, ci furono numerosi cambiamenti di formazione e litigi legali tra i membri. Il chitarrista Slash lasciò la band nel 1996, seguito dal bassista Duff McKagan nel 1997. Questo portò a una nuova fase nella carriera dei Guns N' Roses, con Axl Rose come l'unico membro fondatore rimasto. Nel 1998 Axl tornò sulle scene con 2 nuovi chitarristi, Robin Fink e Paul Tobias, il bassista Tommy Stinson e il batterista Josh Freese. L'anno seguente i nuovi Guns registrarono il brano Oh My God per la colonna sonora di Giorni Contati, con la collaborazione di Dave Navarro e di Gary Sunshine, maestro di chitarra di Axl. Intanto Robin Fink tornò in tour con i Nine Inch Nails, lasciando la band. Nel 2000 fu sostituito da Buckethead, mentre al posto del batterista Josh Freese entrò Brian Mantia. Fink tornò nella band alla fine del 2000 come secondo chitarrista e la nuova formazione suonò nel gennaio del 2001 a 2 concerti, uno a Las Vegas e uno in Brasile, al Festival Rock in Rio. Il 23 febbraio 2007 Del James, nuovo manager dei Guns N' Roses, riferì che la registrazione di Chinese Democracy era stata completata e che il gruppo stava passando le canzoni al mixaggio. Dopo l'estate, si fecero sempre più insistenti le voci di un accordo del management dei Guns N' Roses con la catena di negozi Best Buy per la distribuzione in esclusiva sul territorio americano di Chinese Democracy. Verso metà ottobre sul sito della Best Buy fu pubblicata la pagina di preordine del disco, disponibile in formato CD e vinile. Il 22 ottobre l'uscita di Chinese Democracy venne confermata ufficialmente per il 23 novembre dai responsabili della Best Buy e del management del gruppo. Lo stesso giorno il primo singolo entra in rotazione nelle radio. Successivamente furono estratte anche Better e, a febbraio 2009, Street of Dreams. Dopo vari rumors nel corso degli anni, nel gennaio 2016 viene ufficializzata la reunion del gruppo e il 1 aprile 2016 la band tenne uno show a sorpresa al Troubadour di Los Angeles.
locale che fece loro da culla 30 anni prima, svelando la nuova formazione, che oltre ai rientranti Slash e McKagan, vide la conferma di Reed, Fortus e Ferrer, oltre all'ingresso di Melissa Reese in luogo di Chris Pittman. Arriviamo quindi ai giorni nostri, dove si attende la pubblicazione di ulteriori inediti. Numerosi, secondo le rivelazioni di Gigi Ashba, un ex chitarrista della band, dichiarato recentemente che Axl avrebbe raccolto in questi anni materiale musicale sufficiente a riempire almeno 3 LP e l'uscita di un nuovo album. I Guns N' Roses hanno avuto un impatto culturale significativo sulla storia del rock. Il loro suono distintivo e la loro presenza scenica magnetica hanno fatto sì che i Guns N' Roses diventassero una delle band più iconiche del rock, tanto da essere inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2012. Oltre al loro impatto musicale, i Guns hanno anche avuto un effetto significativo sulla cultura popolare in generale. La loro immagine ribelle e sregolata è stata spesso emulata da molti giovani in tutto il mondo, al punto tale da ispirare numerosi film e programmi televisivi, tra cui la serie TV Californication e il film The Wrestler. Se anche tu sei rimasto elettrizzato dalle chitarre sferzanti, dai ritmi incalzanti e dalle storie dietro le icone del rock come Axl Rose e Slash, allora sei nel posto giusto. Unisciti a noi. Iscriviti al canale per immergerti in altre storie affascinanti di musica e cultura. Lascia un like per rendere omaggio ai Guns N' Roses e condividi nei commenti quale canzone della band ha segnato la tua vita o quale momento della loro storia ti ha colpito di più. Grazie per averci seguito e ricorda, il rock non muore mai. Continua a riecheggiare nelle corde delle chitarre e nei cuori di chi lo ama.